Ciao a tutti, io sono Marina e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come lavorare il cerchio magico, che è una delle tecniche più utilizzate per iniziare i progetti circolari, cioè quelli in cui si continua a creare punti in tondo senza girare il lavoro alla fine del giro come faremmo per i lavori piatti. Ho qui un esempio di un progetto a cui sto lavorando che tra l'altro condividerò a breve sul canale. Questa è una granny square appunto e si lavora partendo dal cerchio magico in tondo. Vuol dire che non cambio mai la direzione del lavoro, ma lavoro sempre in maniera circolare. Ho qui un uncinetto 3,5 mm e un filato light categoria 3, ma ovviamente questa tecnica vale con qualsiasi tipo di filo e di uncinetto. Per iniziare l'anello magico, che in inglese è chiamato appunto magic ring, vado a prendere l'estremità del filo in modo da avere la codina rivolta verso di me. Passo il filo intorno alle mie 3 dita facendo una X in questo modo. L'altra estremità del filo la porto vicino al mio mignolo della mano sinistra per aiutarmi a tenere tutto fermo. Ora inserisco l'uncinetto sotto il primo filo e aggancio il secondo e tiro. Io faccio una piccola torsione, vedete, con l'uncinetto in questo modo, perché lo trovo più facile. Ora con la mano destra vado a tenere questa specie di nodino fermo e sfilo la mano sinistra. Afferro il filo come farei normalmente per lavorare e mantengo il tutto fermo con la mano sinistra, quindi cambio mano, vedete? Faccio una catenella in modo da rendere il nodino sicuro. Quindi rivediamo, prendo l'estremità, la passo intorno alle mie 3 dita facendo una X, tengo ferma l'altra estremità con il mignolo, inserisco l'uncinetto sotto il primo filo, aggancio il secondo filo e tiro fuori. Prendo il lavoro con la mano destra, sfilo la mano sinistra, prendo il filo come al solito e vado a prendere il lavoro con la mano sinistra, quindi cambio mano. Faccio una catenella e il lavoro è sicuro. L'anellino non si disfa. Infatti potete iniziare tranquillamente a lavorare all'interno dell'anellino che abbiamo appena creato. Se andate a tirare l'altra estremità vedrete che l'anellino si chiude e infatti andremo a fare questo alla fine del nostro primo giro, cioè quando poi lavoriamo i punti all'interno. Quando lavorate io vi consiglio di tirare un pochettino, cioè di non lavorare con l'anello molto largo perché è un po' più difficile. Quindi tirate un pochettino, io normalmente uso questa grandezza e lavoro così. Vado a lavorare di semplicissimi punti bassi, dato che ho fatto già una catenella non aggiungo altro e inizio subito i miei punti bassi. Quindi lavorate il vostro normale punto basso come fareste in un lavoro piatto, entrando dentro questo anellino che abbiamo appena creato. Normalmente il numero di punti bassi o di qualsiasi altro punto da inserire all'interno dell'anello sono specificati nello schema che state seguendo. Una volta lavorati i miei punti bassi vado a tirare la codina. Vedrete che si creerà appunto un cerchio. Per chiudere il nostro primo giro
andiamo a creare il punto bassissimo, che è una tecnica che ci permette di creare un punto senza in realtà crearlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente entrate dentro il punto, prendete il filo, lo portate fuori e lo portate direttamente fuori dall'ultima asolina. In questo modo portate l'ultimo punto che avete creato vicino al primo punto del giro, sostanzialmente. Ora andiamo a disfare il nostro cerchio magico e vi faccio vedere il cerchio magico con il punto alto, quindi invece che una sola catenella vado a fare 2 catenelle. C'è chi ne fa 3, seguite quello che lo schema vi suggerisce. Lavorate come prima i vostri punti alti normalmente all'interno del cerchio che avete creato. E terminate il giro con un punto bassissimo come abbiamo visto prima. Quindi entro nel primo punto che abbiamo creato all'inizio, quindi nel primo punto alto, afferro il filo, lo porto fuori e porto l'asolina direttamente fuori dall'ultima. E questo è il nostro primo giro di punti alti nell'anello magico. Vi ho mostrato il punto bassissimo con il cerchio magico, però ovviamente il punto bassissimo può essere utilizzato in qualsiasi altra tecnica, quindi anche quando lavoriamo i lavori piatti. Semplicemente ho preferito farvi vedere questo punto in questo video perché molto spesso viene utilizzato per appunto finire il giro delle lavorazioni circolari. Nei prossimi video andrò a spiegarvi i vari metodi per la lavorazione circolare, quindi come si lavorano i giri con l'anello magico. Normalmente ci sono 2 tecniche che appunto vi spiegherò, la lavorazione a spirale e la lavorazione in tondo. Spero che abbiate trovato questo video utile, se vi è piaciuto lasciate un like e considerate di iscrivervi al canale se avete piacere di vedere i successivi video. Io vi ringrazio per la visione e lasciatemi un commento se volete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!